L'avvistamento di cui si discute in queste ore, signori, secondo la redazione di Genova Today, risalirebbe alle ore 21 del 26 giugno 2023 ed è stato ripreso sull'aeroporto di Genova Cristoforo Colombo durante una tranquilla sera d'estate. Un video, a parer mio, davvero interessante. Si vede un oggetto, sicuramente solido, sfrecciare a forte velocità davanti all'obiettivo della telecamera da destra verso sinistra. Ma non vi entusiasmate troppo perché c'è tutta una serie di questioni poco chiare di cui vorrei parlare. Il video che state guardando è andato virale in pochissimo tempo e, stando a quanto fa sapere il Centro Ufologico Mediterraneo, si è trattato probabilmente di un vero e proprio fenomeno aereo inspiegabile. Cosa vediamo? Vediamo un aereo in fase di decollo e poi uno strano oggetto che sfreccia davanti alla telecamera. Il video, da quanto riportato, sarebbe stato girato da una famiglia, più precisamente da un certo Gonzalo Patricio, che si è accorto dell'anomalia solo una volta tornato a casa. Cosa ci facesse lì a riprendere gli aerei in fase di decollo non è chiaro. Se qualcuno abbia o meno contattato la stazione di controllo dell'aeroporto per capire se avessero ottenuto avvistamenti radar visuali non è chiaro. I dettagli sono pochi e di scarsissima qualità, compreso il video, e come sempre ci sono più domande che altro. Ma c'è il video non basta, l'ho sempre detto e continuerò a ripeterlo, per affermare di aver ripreso in video oggetti non terrestri. Il video inizialmente non serve neanche per cominciare, neanche come antipasto. Ammetto che è interessante come ripresa, sicuramente riprende qualcosa di solido, ma non ci sono abbastanza dati, chiaro? Inoltre, perché sia stato pubblicato un mese dopo non è chiaro, neanche volendo spiegare tutto il tempo necessario per le indagini non è chiaro. Perché semplicemente ad oggi, 17 luglio 2023, nessuna indagine approfondita è stata pubblicata. Sono stati pubblicati solo beceri commenti che non fanno altro che speculare, quindi quasi un mese, esattamente per cosa? E anche qui sul Messaggero mi fanno ridere, scrivono: dopo un'analisi approfondita, attenzione, dopo un'analisi approfondita, mostra una forma assimilabile a quella dei classici dischi volanti. Scusami, di quale analisi approfondita stiamo parlando? Perché se l'avete compiuta ve la siete tenuta per voi, no? Perché fino a prova contraria, per me un'analisi approfondita include un analista forense di immagini che in primis mi certifica che l'immagine non è un artefatto digitale, cosa che non è stata fatta, e poi da dati di così scarsa qualità, cari amici, determinare che sia di forma discoidale quando non ci sono riprese da più angolazioni è dura, chiaro, è piuttosto dura. Quindi esattamente, analisi più approfondita cosa?
Analisi approfondita per me è questa sul caso Nimitz di 270 pagine, analisi accettata dalla difesa americana, dove analisti forensi ed esperti di nanotecnologie per la difesa calcolano matematica alla mano dai dati declassificati sulle triangolazioni delle navi da guerra, velocità, altitudine, G di forza, matematica, portanza. Questa è un'analisi approfondita, capito? Questa. Perché se il livello dell'ufologia in Italia propagandata dai giornaletti di Jimmy il giornalista è questo, chiamatemi, scrivetemi per email che vi do una mano a cambiare le cose, va bene? Dove inizia l'ufologia e dove finiscono le speculazioni? A quanto riportano i giornali nel nostro paese, il Centro Ufologico Mediterraneo ne parlerà nei prossimi convegni. Ora, per favore, vi prego, tenetemi aggiornato, signori, perché, dai, sono piuttosto curioso. Inoltre lo descrivono come di forma discoidale affusolata. E perdonate se sono così tignoso, ma mi dovete dire da queste immagini, da questi pochi frame, come fate a definirne la forma. Come sempre devo gridare agli articoli imprecisi e farlocchi dei media italiani che riprendono speculazioni per sentito dire. La forma ripresa di qualsiasi cosa sia stata ripresa, signori, viene deformata dalla velocità dell'oggetto, che la fa apparire di forma allungata, dall'angolazione, dai frame brutti della qualità scarsa del video, dalla lontananza, dalla quantità di luce che riesce a percepire l'obiettivo della fotocamera del telefono e da tanti altri fattori. E quindi mi domando questo umilmente, no? È davvero possibile dire che sia di forma discoidale? No. È più probabile, guardando le immagini, che sia di forma oblunga, ma purtroppo anche in questo caso non ci sono abbastanza dati per stabilirlo. Alcuni, si risentono quando sono così critico, ma fidati che non è nei miei interessi esserlo. Farei molto di più e verrei molto meno criticato se mi associassi al filone convenzionale. Chiaro? Potrei benissimo dare enfasi a determinati eventi dubbi senza entrare troppo nello specifico, facendo il content e dandovi in pasto lucciole per lanterne. Chiaro? Ma non lo faccio. L'ufologia è anche questo. Nel corso del tempo ho imparato a essere più oggettivo e più cauto e, oggettivamente, cari signori, mancano i dati. Ok? Anche qui le affermazioni spaziano dalle speculazioni più becere a ipotesi basate sul nulla cosmico. Ha lasciato una scia dietro di sé, scrivono. No, non ha lasciato una scia dietro di sé, perché quello che vedi potrebbe essere un difetto dei frame del video causato dalla forte velocità dell'oggetto. Allora, faccio il punto della situazione, ok? Il 26 giugno 2023, sull'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, è stato girato questo video che riprende un qualcosa di apparentemente solido che taglia l'inquadratura da destra a sinistra, quando un non ben specificato soggetto sudamericano stava casualmente, guarda che caso, riprendendo un aereo in fase di decollo. Perché, capito, non sai cosa fare la sera e ti fermi alle rotonde e vai nei pressi degli aeroporti a fare i video a caso agli aerei, no? Ora, ci sarà sicuramente una spiegazione, figuriamoci, non sto dicendo il contrario, ci sarà assolutamente senza ombra di dubbio una spiegazione logica relativa al perché questa persona abbia realizzato quel video, ma abbi pazienza, se non la spieghi non ti fai avanti e soprattutto tu, testata giornalistica nazionale, ripeto nazionale, che riporti la notizia, non ti occupi neanche di intervistare il testimone. E allora, perdonami, ma fa tutto molto ridere, ok? Dove sono i metadata del video in prima versione? Signori, ma davvero fate? Serve il video in prima versione? Serve che un qualsiasi programma che analizzi i metadata dei video, e ce ne sono parecchi online gratuiti, confermi la geolocalizzazione del video? Serve che i metadata del video confermino le date proposte dal testimone? E serve un'analisi forense. Voglio dire, va bene che in Italia si va avanti per conoscenze, ma mi chiedo, no? Dopo tutto il lavoro comunque che ho svolto, com'è possibile che un caso del genere così incompleto finisca su varie testate nazionali? Cioè si parla dell'Ansa, del Fatto Quotidiano, cioè vi rendete conto? Vi rendete conto? So che il fenomeno vende e in Italia c'è un'ignoranza che è paragonabile alle scimmie della giungla e sta offendendo le scimmie. So che gli articoletti video UFO tornano comodo e fanno audience, ma sinceramente ai fini della ricerca
della vera ricerca ufologica, questo evento non conta niente. Inviatemi per email il video in prima versione, intervistate il testimone visto che ne sono già state divulgate le credenziali e da questo si deduce che non gli interessa l'anonimato. Voglio dire, io ti invito, Gonzalo Patrizio, ti invito, registri un video dove racconti tutte le metriche relative al video che hai girato, me lo invii per email e lo pubblico, così da fare chiarezza. C'è poca chiarezza. Al massimo un video del genere si può commentare dicendo che è interessante, ma la cosa, se non approfondisci fornendo i dati, finisce lì. Chiaro? Io sono solo un piccolo youtuber, ma mi chiedo, ma queste associazioni ufologiche, no? Dai, fate un attimo mente locale, che comunque hanno decine di membri e a quanto pare sono anche ammanicate molto bene con gli uffici stampa delle testate giornalistiche. Ma voglio dire, no? Ma non vi è venuto alla mente di chiedere i dati alla torre di controllo della zona, visto che l'evento è avvenuto nei pressi di un aeroporto? Viene riportato sul Messaggero quanto segue. Secondo Angelo Carannante, presidente del Centro Ufologico Mediterraneo, che io non ho mai avuto il piacere di conoscere, non mi ha mai scritto né niente, tutti i tentativi di trovare una soluzione alternativa sono risultati vani, considerando anche l'eventualità di riflessi, volatili, velivoli costruiti dall'uomo, difetti del cellulare, fenomeni naturali e quant'altro. Capito? Cioè, è così avanti. Cioè, è stata prodotta e pubblicata tutta una serie di studi talmente approfonditi a livello forense e informatico in merito a questo video che il Centro Ufologico Mediterraneo può addirittura escludere a priori l'eventualità di un qualsiasi velivolo costruito dall'uomo. Cioè, è piuttosto allucinante, non trovate? Pochi frame visti male a distanza di un qualcosa che taglia l'inquadratura ed è subito alieno. Escludono addirittura qualsiasi tipo di velivolo costruito dall'uomo. Ora, con tutto il rispetto, no? Ma con tutto il rispetto, prima di arrivare ad una conclusione simile, l'SCU ha dovuto compilare 2 anni di richieste FOIA. E prendo in esame questo studio perché è veramente uno studio con gli attributi. Ha dovuto aspettare le risposte e redigere 270 pagine di studio, interessare tutta una serie di esperti ed ex funzionari della difesa, calcolare la matematica basata sulle triangolazioni delle navi da guerra e altro, molto altro. Perché in merito all'UFO su Genova si esclude a priori qualsiasi ipotesi plausibile senza, oltretutto, fornire prove a favore di ciò che si sta dicendo? Io sono assolutamente disponibile ad aiutare il Centro Ufologico Mediterraneo con l'indagine, quindi se avete voglia di approfondire la questione senza speculare, inviatemi il materiale per email, rinnovo l'invito anche nei confronti di chi ha ripreso il video, ok? La mia mail è pubblica, sono aperto ad ogni approfondimento, però insomma fornitemi il materiale su cui lavorare. Ok, così facciamo un'opera di bene per chi ci ascolta, invece di speculare sulle testate nazionali, che mi viene da ridere. Per oggi è tutto. Non basta un semplice video di un puntino che sfreccia veloce la sera davanti alla telecamera per gridare alla seconda venuta di Cristo. Capito? Quando gli ufologi in Italia lo capiranno. L'ufologia italiana deve smetterla di arrampicarsi sugli specchi. Passatemi i dati e poche chiacchiere. Passatemi il video in prima versione e poi ci penso io a fare tutti i rilevamenti del caso. Va bene? Vi abbraccio, vi ringrazio per essere stati con me e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!